Buongiorno amici, come vedete siamo qui con il professor Gian Matteo Corrias. Ciao Matteo, Ciao Mauro, salve a tutti. per proseguire con le nostre peregrinazioni avanti e indietro nel Mediterraneo all'inseguimento della figura di Yahweh e non solo, anche di altre curiosità, no? Tant'è che ci è capitato di sfiorare anche l'ipotesi per cui ci sarebbe una corrispondenza tra il popolo degli Shardana, cioè uno dei cosiddetti popoli del mare, e una delle 12 tribù di Israele, la tribù di Dan. Tra l'altro degli Shardana si è occupato Giovanni Ugas, il quale ha di fatto dimostrato la corrispondenza tra gli Shardana e i sardi nuragici. La tribù di Dan è veramente una tribù problematica da capire, da studiare. Diciamo che la Bibbia ne parla abbastanza poco, gli storici hanno dedicato molto tempo, devo dire, al tentativo di ricostruire oggettivamente l'esistenza, le caratteristiche di questa tribù. La Bibbia ne parla, per esempio, una curiosità nel libro quinto dei giudici, quando la giudichessa Deborah fa il censimento delle tribù che devono partire per una battaglia contro i nemici, e della tribù di Dan dice: Dan perché se ne sta sulle navi? E già questa è una prima stranezza, perché mai nessuno ovviamente pensa a una delle tribù di Israele, cioè alle tribù di pastori nomadi, no? Come una tribù che avesse delle navi. E poi l'altra stranezza è in effetti che nel libro dell'Apocalisse, nel capitolo 7, nella parte in cui si parla di quelli che saranno segnati prima di dare il via alla distruzione da parte dei quattro angeli, si dice che ci dovranno essere 12.000 persone per ogni tribù che dovranno essere segnati sulla fronte, e c'è l'elenco della tribù, ma la tribù di Dan non c'è più, come se fosse scomparsa. Quindi da una parte ce l'abbiamo sulle navi e dall'altra addirittura alla fine del testo sacro la tribù di Dan non ce l'abbiamo più. Possiamo, così andando avanti in questo nostro cammino, vedere un po' la questione della possibile identificazione del popolo degli Shardana proprio con questa tribù che è estremamente problematica. Sì, allora vorrei ricollegarmi a una cosa che tu hai detto proprio avviando questa conversazione. Cioè, intanto noi abbiamo presentato nelle nostre numerose incursioni, diciamo così, nella storia antica della Sardegna, quelli che sono i risultati essenzialmente degli studi che Giovanni Ugas ha presentato nel suo monumentale volume Sardana e Sardegna, in cui arriva, ecco direi su solidissima base documentale, a stabilire questa identificazione tra il popolo del mare, che sono gli Shardana, e i sardi nuragici. E effettivamente questa, diciamo così, in estrema sintesi, questa anomalia o questa situazione problematica, come tu dicevi, della tribù di Dan, così come è possibile recuperarla dal testo biblico, ci ha indotto a allinearci, insomma, a una certa lettura che vorrebbe appunto identificate appunto le due popolazioni degli Shardana e della tribù di Dan. E questa è un'ipotesi molto cara ad alcuni ambienti e diciamo così essenzialmente la prova regina che viene esibita, a parte evidentemente il testo del capitolo quinto dei Giudici, dove si stabilisce una precisa pertinenza marinaresca della tribù di Dan. Ecco, la prova regina è di carattere etimologico, cioè esisterebbe un apparentamento etimologico tra il nome, l'etnonimo Shardana e per l'appunto il nome Dan, che è il nome della tribù a cui si vorrebbe collegare questo popolo del mare, cioè i sardi nuragici.
Ecco, proviamo a esplorare queste ipotesi e cerchiamo di capire se è possibile in qualche modo dire qualcosa di più preciso, verificare, vagliare questa ipotesi alla quale, lo ribadisco, in molti, specie qui in Sardegna, sono particolarmente affezionati, diciamo così. Intanto direi che una prima considerazione, se si vuole anche di carattere piuttosto generale, ma che dovrebbe comunque indurre una certa cautela, una certa prudenza quando si voglia stabilire una chiara identificazione tra gli Shardana e la tribù di Dan, è che questo l'etnonimo Dan, questa radice, diciamo così, si trova in realtà attestata in una famiglia molto ampia di nomi, antroponimi, etnonimi, toponimi, una famiglia, ripeto, molto molto ampia. Si va da Dauno, Dardano, il fiume Don, gli Shardana, l'antico popolo italico dei Dauni, lo stretto dei Dardanelli. Insomma, l'elenco potrebbe essere molto lungo, direi sorprendentemente lungo, quando si volesse stabilire una corrispondenza diretta e univoca tra il nome della tribù di Dan e il popolo degli Shardana. Ora, in realtà, un'ipotesi alternativa, che forse è meglio capace di giustificare questa diffusione così vasta di un radicale che è appunto Dan, è quella offerta dall'antropologo inglese Robert Graves, il quale ricollega questa, l'abbiamo chiamata famiglia di nomi, non tanto al nome della tribù israelitica di Dan, quanto piuttosto alla radice indoeuropea, dn, che si riferirebbe all'acqua. E l'acqua sembra realmente essere l'elemento comune a questo vastissimo gruppo. In effetti, sia tutti gli eroi mitici a cui facevo riferimento prima, i toponimi, si pensi per esempio al nome del fiume Don, lo stretto dei Dardanelli e insomma altri nomi geografici, rimandano in un modo o nell'altro, diciamo variamente, a qualche tipo di collegamento con l'acqua, il mare, fiumi. E questo è, direi, un primo elemento molto interessante che vedremo tornerà effettivamente utile nel seguito del nostro discorso. Sulla base dei documenti epigrafici e archeologici egizi, è stato possibile, anche noi stessi ce ne siamo occupati in nostri video precedenti, stabilire con una buona base di certezza la zona più o meno esatta di stanziamento del popolo degli Shardana sulla costa levantina del Mediterraneo. Diciamo così, in estrema sintesi, perché poi anche questo è un tema di cui ad esempio Giovanni Ugas si dedica con una certa ampiezza nello studio che richiamavo prima, in particolare dalla pagina 864 in poi del suo studio. Ecco, diciamo, la zona di stanziamento del popolo degli Shardana sulla costa levantina del Mediterraneo è quella zona che va dalla baia di Haifa a Sidone e poi l'entroterra fino al fiume Giordano. Quindi, diciamo, è la regione settentrionale della Palestina antica, tanto per essere proprio un pochino più generici. Ecco, allora cerchiamo di incrociare tutte le informazioni che noi possiamo ricavare dai documenti egizi antichi e dal testo biblico e cerchiamo di capire se da qui ci può venire qualche conferma della possibile identificazione degli Shardana con la tribù di Dan. Esiste tra i documenti egizi, che sono in genere citati quando si studiano i popoli del mare, un testo in particolare che è il celebre Onomasticon di Amenemope, un testo amministrativo databile intorno al 1100 a.C. È un testo preziosissimo proprio per questa ragione, perché offre un elenco dei popoli e dei territori nei quali questi popoli si sono stanziati, che appunto hanno preso possesso di regioni della costa orientale del Mediterraneo. Dall'elenco dell'onomasticon risulta confermata la collocazione che abbiamo visto prima e che abbiamo ricavato dallo studio di Giovanni Ugas. Una caratteristica importante di questa lista di popoli del mare che si trova nell'onomasticon è che
l'autore dell'Onomasticon li presenta ordinandoli su base geografica, cioè da quelli che si sono stanziati più a nord a quelli che poi si sono stanziati verso sud nelle regioni più meridionali. Il libro dei giudici, al capitolo 13, ci dice che inizialmente la tribù di Dan risiedeva, ci dà un'indicazione geografica molto molto precisa. Dice il capitolo 13 dei giudici, nella regione di Zorea e Estaol. Siamo all'altezza del porto di Giaffa, tanto per intenderci. Una curiosità può essere interessante è quella per cui proprio questa regione è quella in cui poi lo stesso testo dei giudici al capitolo 16 ci dice che era stato sepolto Sansone nella tomba di suo padre Manoach. Ora, dico subito, ma ce ne occuperemo meglio nel seguito del nostro discorso, che in realtà la storia dello stanziamento della tribù di Dan nella terra di Canaan è la storia di una complessa migrazione, ecco. Vedremo meglio successivamente di che cosa si tratta, però ecco, risulta chiaramente dal testo biblico, ripeto, al capitolo 13 del libro dei giudici, che la zona iniziale dello stanziamento della tribù di Dan è questa. Ora, sulla base della mappatura della costa levantina che è possibile tracciare grazie proprio all'onomasticon di Amenemope, la regione dello stanziamento originario della tribù di Dan è quella che si trova tra le aree dove sono stanziati, di cui hanno preso possesso due popoli del mare, che sono i Checker e i Peleshet. Questa è una indicazione, direi, fondamentale e che rende molto problematica una identificazione degli Shardana con la tribù di Dan, proprio per il fatto che noi sappiamo con precisione dove si erano stanziati gli Shardana, sappiamo con precisione, possiamo ricavare con altrettanta precisione il luogo di stanziamento della tribù di Dan. Un'acquisizione, direi, fondamentale. Un'acquisizione fondamentale che può guidare il discorso in un'altra direzione. Guarda caso, sempre sulla base delle informazioni ricavabili dall'onomasticon di Amenemope, il territorio incluso tra la zona di stanziamento degli Checker e quella dei Peleshet era la zona dove si stanziò un altro dei popoli del mare di cui ci danno testimonianza l'onomasticon e altre fonti egizie, cioè il popolo del mare dei Dainien, Dainiu o Danuna. Ecco, qui si trova attestato secondo forme diverse, ma è un altro dei popoli del mare di cui abbiamo attestazione, e la cosa che non può passare inosservata è che anche nel nome di questo popolo del mare, i Dainien, si può rintracciare quella radice Dan, che collegata che la si voglia al nome della tribù israelitica di Dan o alla radice indoeuropea che rimanda all'acqua, come vorrebbe Robert Graves, però ecco, troviamo un punto di corrispondenza molto molto interessante, secondo me. Il discorso della complessità che riguarda la tribù di Dan, direi che si estende apparentemente anche ad una questione che nel senso comune, nella conoscenza comune, in realtà sarebbe molto semplice, che è quello della costituzione delle 12 tribù di Israele, no? Quindi c'è Abramo, Isacco, Giacobbe, Giacobbe ha i suoi 12 figli, ecco le 12 tribù. Qui il discorso si va molto, ma molto più complesso, tant'è che sono moltissimi gli studiosi che si sono dedicati al tentativo di ricostruire storicamente la costituzione di queste 12 tribù. Io ho preso una serie di appunti che riguardano proprio il modo in cui queste tribù sono citate nella Bibbia, e così do un'idea della complessità del discorso, ma della complessità che era già valida per gli autori della Bibbia, che dico gli autori non a caso, non uno, che verrebbe da dire non avevano le idee chiarissime neppure loro quando scrivevano delle 12 tribù, che sarebbero appunto teoricamente derivanti da una unicità familiare, no? Ma se noi per esempio prendiamo il capitolo 1 del libro dei numeri,
dove si fa un elenco delle tribù, le tribù citate sono 11, non sono 12, e c'è dentro la tribù di Giuseppe. Successivamente la tribù di Giuseppe viene divisa in due, giustamente, in quella dei due figli, quella di Efraim e quella di Manasse, e quindi le tribù a questo punto tornano ad essere 12. Se lasciassimo la tribù di Giuseppe anche come viene citata, come unicità autonoma anche questa, andremo a 13, ma lasciamo stare, diciamo che riescono a ricostruire il numero 12. Nel libro del Deuteronomio, al capitolo 33, Mosè benedice le tribù e questa volta introduce la tribù di Levi che nel precedente elenco invece non c'era, però lascia fuori Simeone. In questo modo, diciamo, si rispetta il numero 12, ma la tribù di Simeone rimane fuori dall'elenco della benedizione. Nel libro dei giudici vengono nuovamente citate le tribù e sono citati di nuovo Giuseppe con Manasse, cioè con uno dei suoi due figli. E abbiamo un totale comunque di 10 tribù, quindi ne mancherebbero due. Se togliessimo Giuseppe, come vorrebbe la logica, andremmo a 9. Però mancano le tribù di Issachar, Gad e Levi e mettendo assieme di nuovo Giuseppe andremo a 13 o addirittura a 14. In un altro elenco del libro dei giudici le tribù sono 6, alle quali l'autore, non so se lo stesso o un altro autore, magari ha fatto un'aggiunta, una glossa ulteriore per cercare di avvicinare e raggiungere di nuovo quel numero 12, però ne aggiunge 4 e quindi arriviamo a 10, però compaiono dei nomi che non erano presenti negli elenchi precedenti, Machir e Galad, e quindi saremmo nel numero giusto, però mancano Simeone e Levi, che forse erano state già oggetto di quella maledizione che Yahweh aveva scagliato contro di loro quando si erano comportati in un modo eccessivamente violento. E quindi poi torneremo a 10. Nel primo libro dei Re, nel capitolo 11, quando si dice che Yahweh decide di togliere il regno a Salomone perché è scontento del suo comportamento, fa avvenire questo evento con l'intervento del profeta Achia, il quale convoca Geroboamo, che Yahweh ha scelto come successore di Salomone, e il profeta Achia straccia il suo mantello in 12 parti, che ovviamente sarebbero le 12 tribù. Dico sarebbero perché? Perché Achia dice a Geroboamo di prenderne 10 e poi dice a Salomone di prenderne una, che sarebbe la tribù di Giuda. Però 10 più 1 fa 11 e quindi di nuovo salta il numero 12. Cioè, in sostanza, questo discorso delle 12 tribù che ricorda un po' l'anfizionia greca, sembra un discorso al quale si tende a mantenerlo unico, però devo dire che bisogna riconoscere agli autori biblici una certa onestà intellettuale, perché pur avendo scritto l'uno dall'altro a distanza di spazio e di tempo, hanno cercato sì di mantenere o ricostruire sempre questo numero 12, però in realtà hanno in un certo qual modo rispettato ciò che sapevano o credevano di sapere o hanno sentito raccontare e quindi ogni volta, come abbiamo visto, le tribù potevano variare di numero, andiamo diciamo da 9 a 13, da 9 a 14 a seconda dei libri e dei passi in cui siamo. Quindi in realtà tutta la questione delle tribù di Israele è una questione molto molto complessa alla quale bisognerebbe dedicare moltissimo tempo, anche perché molto tempo è stato dedicato. La motivazione più probabile è che essendo l'anno diviso in 12 mesi era necessario avere le 12 tribù
in modo che ogni mese ciascuna delle tribù potesse assumersi il compito di occuparsi dei bisogni della corte di Salomone, insomma della corte di Gerusalemme poi. Però appunto dobbiamo prendere atto di questa complessità in sostanza. E difatti gli studi storici più moderni hanno messo in discussione seria, l'abbiamo visto, questa indicazione lineare che invece viene insegnata e data per scontata: Abramo, Isacco, Giacobbe e i 12 figli di Israele. E peraltro in questa complessità della formazione delle tribù di Israele, il professor Knott della Università di Bonn già anni fa scriveva che il nucleo storico in realtà è il nucleo dei figli di Lia, cioè la prima moglie di Giacobbe, che sono i 6 figli. Poi c'è il gruppo dei figli di Rachele e il gruppo dei figli delle schiave. In questa complessità, nel rappresentare questa complessità, direi che la tribù di Dan, come dire, ha un valore sicuramente paradigmatico, no? Cosa ne dici? Beh, sì, in effetti già da questa tua ricognizione puramente quantitativa si comprende quanto la questione dell'etnogenesi di Israele sia complessa, sia difficile. Ecco, ciò che occorre segnalare è che la moderna ricerca storiografico-archeologica ormai ha abbandonato l'idea che il testo biblico possa essere utilizzato come fonte immediata, ecco. Piuttosto il racconto dell'etnogenesi di Israele, come è presentato nelle scritture, è inteso più che altro come una sistemazione successiva, no? Schematica, volta proprio a presentare la questione dell'origine di Israele in termini di relazioni familiari a partire da un capostipite unico. Ora, ciò che invece si tende a credere e penso per esempio a un saggio molto bello di Mario Liverani, un saggio pubblicato dalla Terza che si intitola Oltre la Bibbia, con un sottotitolo che è Storia antica di Israele, e che sia accaduto proprio il contrario, cioè che il popolo di Israele sia nato attraverso un meccanismo di federazione, diciamo così, o di vera e propria annessione di gruppi etnici differenti, semplicemente contigui da un punto di vista del loro stanziamento territoriale, che poi sarebbero andati a costruire letteralmente il popolo di Israele. Quindi il meccanismo dell'etnogenesi dovrebbe essere piuttosto letto in questa chiave. Quindi, ripeto, esattamente al contrario di come ce lo presenta il testo biblico. Ora, tu dicevi, giustamente, secondo me, che il caso della tribù di Dan può essere letto come un vero e proprio caso paradigmatico, cioè ciò che la Bibbia ci racconta in una maniera straordinariamente esplicita della storia di questa tribù è probabilmente quel meccanismo che poi ha reso possibile quella federazione o quella serie di annessioni che hanno per l'appunto originato il popolo di Israele, così come noi poi lo vediamo agire nel racconto biblico. Beh, intanto torniamo alla prima grande anomalia di Dan. Dan è legato al mare, è legato alla navigazione e quindi il suo approdo nella terra di Canaan presumibilmente non è avvenuto dal meridione o dall'oriente, come invece racconta il testo biblico per le tribù di Israele, ma viceversa da tutt'altra parte, cioè da occidente. E questo è un primo elemento interessante. Ma non è l'unico. C'è una serie di dettagli interessanti che meritano un'attenzione particolare, proprio per la loro capacità informativa. Ad esempio, nel capitolo 49 del libro della Genesi, un testo celebre, sono le cosiddette benedizioni di Giacobbe, si legge: Dan giudicherà il suo popolo come ogni altra tribù di Israele. Ora, se noi incrociamo questa possibile origine occidentale, diciamo così,
del popolo di Dan esperto nell'arte della navigazione marittima. Con questa, come dire, notazione curiosa, no? Dan giudicherà il suo popolo come ogni altra tribù di Israele. Perché precisarlo? Perché specificarlo? Questa precisazione è a tal punto insolita che la studiosa Nancy Catherine Sanders, nel suo bel saggio, devo dire purtroppo non tradotto in italiano e ormai da molti anni fuori catalogo, un saggio che si intitola The Sea Peoples, i popoli del mare, scrive: If Dan was not originally one of the tribes of Israel, who crossed the Jordan from the east, then the text Dan shall judge his people as one of the tribes of Israel means strictly what it says. Cioè, lei osserva, se Dan non fosse originariamente una delle tribù di Israele che ha attraversato il Giordano da oriente, da est, allora il testo Dan giudicherà il suo popolo come ogni altra tribù di Israele significa strettamente ciò che significa, ciò che vuol dire, cioè come ogni altra tribù. Vuol dire che Dan originariamente non era una tribù di Israele, ma che è stata annessa, acquisita al popolo di Israele in un momento successivo. Questa è una testimonianza, secondo me, molto interessante e molto preziosa. Nel capitolo 18 dei Giudici, un capitolo fondamentale del libro dei Giudici per studiare la storia di questa tribù, si legge che la tribù dei Daniti cercava un territorio nel quale stabilirsi, perché fino a quei giorni non le era toccata nessuna eredità fra le tribù di Israele. Ora, ma noi abbiamo già visto che Dan, e ce lo racconta la Bibbia, Dan era stanziata nella regione di Zorea e Estaol. Quindi qui abbiamo, in questo coacervo a volte disordinato di informazioni che gli autori del testo biblico offrono, spesso contraddittorie, dentro le quali veramente bisogna scavare anche per mettere ordine, abbiamo un'indicazione preziosissima. Dan si sposta dalla originaria zona di stanziamento in seguito a una assegnazione, all'assegnazione di una terra, che doveva essere contestuale alla sua annessione alla tribù di Israele. Ora, il capitolo 18 poi racconta nel dettaglio la storia di questa migrazione, però qui a me ora interessa soprattutto evidenziare le ragioni di questa migrazione, le ragioni di questo spostamento verso la regione di Sidone, diciamo così, verso la città di Lais che viene effettivamente conquistata. Dunque, il trasferimento di Dan nella regione settentrionale deve essere avvenuto contestualmente alla annessione formale, diciamo così, di Dan nel popolo di Israele. Ora, questi dettagli, che veramente mi colpisce il fatto che qui si debba proprio leggere tra le righe, sono passaggi che rischiano di smarrirsi nella mole di informazioni che si possono recuperare dal testo biblico, in realtà hanno una capacità informativa straordinaria. Ribadisco ciò da cui siamo partiti. Il caso specifico della tribù di Dan può essere, per certi versi, assunto come paradigmatico di un meccanismo molto più ampio che in epoche precedenti, evidentemente, deve aver riguardato non solo la tribù di Dan, ma molte altre, se non tutte, le tribù di Israele. Sì, quindi questo anche ci dà l'idea di come sia stata costruita la Bibbia in sé, no? Nel senso che se fosse, come alcuni vogliono, una favola, cioè Biancaneve e i sette nani, i nani sarebbero sempre sette. Cioè, voglio dire, l'autore farebbe in modo di essere coerente con se stesso. O se qualcuno volesse inserirsi successivamente e facesse diventare 9 i nani oppure 6 i nani, spiegherebbe il perché, non so, direbbe che 2 nani che dopo essere per anni aver vagato, finalmente hanno ritrovato la strada di casa e quindi i nani da 7 sono diventati 9. Invece qui abbiamo visto come gli autori non si facessero scrupolo di fare degli elenchi che non corrispondono l'uno all'altro. E mi viene da dire non solo gli autori, ma anche i redattori finali, che ovviamente avrebbero potuto fare il loro intervento, men che mai
l'eventuale ispiratore unico. Cioè, se la Bibbia fosse ispirata da Dio, dovremmo dire che questo ispiratore unico aveva lui stesso le idee confuse o comunque si è comportato come un pessimo correttore di bozze, no? Quasi degno di licenziamento perché ha lasciato veramente questa confusione all'interno di questo testo. E quindi questo è interessante. Direi in un certo qual modo anche avvalorante rispetto alla tesi del fatto che i vari autori che si sono occupati della Bibbia scrivevano ciò che sapevano in quel momento o ciò che credevano di sapere in quel momento senza porsi troppi problemi. Ma quindi ricapitolando, in sostanza possiamo dire che l'identificazione daniti-sciardana, che è una delle ipotesi che è stata ventilata, non sarebbe da tenere in considerazione, usiamo sempre il condizionale perché noi proseguiamo ovviamente per ipotesi, mentre invece comparirebbe una corrispondenza molto chiara tra i Daniti e i Danuna, o come sono chiamati dalle fonti egizie. Ma di questi Danuna che cosa sappiamo in realtà? Ormai più di un secolo fa, nel 1913, lo studioso Giovanni Oberziner pubblicava un articolo che si intitolava I popoli del mare, delle iscrizioni geroglifiche e l'Italia. Questo saggio decisivo, devo dire, nello studio della questione dei popoli del mare, soprattutto dell'origine dei popoli del mare, Oberziner proponeva e argomentava la teoria dell'origine italica dei popoli del mare. Ora, lui, riferendosi in particolare alla coalizione che mosse contro l'Egitto al tempo di Meremptah, siamo alla metà del XII secolo, segnalò in particolare una serie, devo dire impressionante, di corrispondenze onomastiche che non può lasciare indifferenti. Corrispondenze onomastiche tra popoli del mare, così come, lo ribadisco, si trovano attestati nei documenti egizi, e popoli italici. Ecco, ad esempio, egli identificava i Tursha con i Tirreni, gli Shekelesh con i Siculi, gli Shardana con i Sardi, è forse il primo a presentare questa identificazione, gli Wascia agli Osci, i Licu ai Liguri e i Danuna ai Dauni della Puglia. D'accordo? Quindi Oberziner è il primo che propone una serie sistematica e questo diciamo pure che se non ha un valore probatorio assoluto, comunque non lascia indifferenti, perché non si tratta di una o due corrispondenze, ma di una serie piuttosto estesa di corrispondenze. Ecco, Oberziner è stato il primo a identificare i Danuna, o Denien o Dainiu, ma insomma è lo stesso popolo essenzialmente, con i Dauni, con questo popolo italico, antico popolo italico, che come sappiamo, almeno in epoca storica, noi troviamo stanziato nella regione del Gargano e nell'entroterra foggiano, ecco, diciamo così. Ora proviamo a vedere se è possibile, come dire, sostanziare meglio questa proposta di identificazione. Ora noi ci occupiamo solo del caso dei Danuna e della possibile identificazione con i Dauni. Le fonti mitografiche ed erudite danno notizie, come accade sempre, questo non ci meraviglia, bisogna sempre districarsi dentro le fonti, usare tutti i condizionali che è opportuno usare e molto spesso accontentarsi di ipotesi, però ecco, cerchiamo di mettere in ordine almeno le informazioni che possediamo. Dunque, secondo il mitografo greco Antonino Liberale, i Dauni sarebbero un popolo di origine illirica. Ora, su questa origine illirica non tutti gli studiosi moderni sono concordi, ma c'è invece un altro dato sul quale gli studiosi concordano essenzialmente, cioè l'insediamento, come dicevo prima, dei Dauni in quella regione dell'Italia meridionale che comprende il Gargano e, come dicevo prima, l'entroterra foggiano. Ora, questo è certamente vero per il periodo storico, ma a partire dalla metà degli anni 70 si è iniziato a proporre un'altra ipotesi di stanziamento dei Dauni, in particolare nel periodo precedente
all'VIII secolo, quindi all'epoca della fondazione di Roma. In particolare Dominique Brickell, lo studioso francese Dominique Brickell, in un articolo del 74 che si intitolava Le problème des Dauniens, il problema dei Dauni, già il titolo è interessante, no? Questo studioso apre nel 74 una questione intorno alla popolazione italica dei Dauni e in particolare intorno alla questione dello stanziamento, della regione di stanziamento dei Dauni, cioè si inizia a mettere in discussione che la regione di stanziamento di questo popolo fosse quella che dicevamo prima. Si ipotizza invece, vedremo per quale motivo, uno stanziamento molto più diffuso, che addirittura doveva comprendere un'area molto ampia dell'Italia centrale, da una sponda all'altra della penisola, quindi dal Tirreno all'Adriatico. Ora, questa ipotesi è oggi generalmente accettata, lo fa ad esempio anche Giovanni Ugas nello studio che citavo prima sugli Sciardana. Dunque, in particolare, questa revisione, diciamo così, della collocazione geografica antica dei Dauni è stata possibile attraverso un riesame delle fonti mitologiche, diciamo così, ma noi sappiamo, ormai questa è una cosa di cui abbiamo fatto spesso esperienza, il mito è una fonte da tenere in grande considerazione. Il mito è più che altro un linguaggio dietro il quale l'autore o gli autori hanno trasmesso delle informazioni che hanno in un modo o nell'altro una base storica, d'accordo? Una conferma interessante proprio di questo stanziamento trasversale, diciamo così, che dovrebbe arrivare fino all'area laziale a sud del Tevere, ci viene da una indicazione virgiliana, indicazione che Virgilio trasmette nell'Eneide, secondo la quale Dauno, che è il capostipite mitico, leggendario, se vogliamo, dell'etnos dei Dauni, sarebbe il padre di Turno. Turno è il re dei Rutuli, una delle popolazioni italiche, Turno il grande, diciamo così, avversario di Enea, no? Nella fase della conquista del territorio che poi avrebbe portato all'avvio della storia dello stanziamento nel Lazio. Ora, questa ipotesi di stanziamento diffuso, diciamo così, dei Dauni, e in particolare la contiguità che ne risulterebbe con popoli centro-italici come i Tirreni, consente di ricavare una notevole serie di corrispondenze tra i Dauni italici e i Danuna delle fonti egizie. Ecco, ad esempio, i Rutuli, si è detto che Turno, secondo l'Eneide, è figlio di Dauno, i Turni avevano come emblema un airone rosso. Lo stesso nome Rutulus, Rutuli, rimanderebbe appunto al colore rosso. Il tempio di Medinet Abu, che è concretamente il tempio funerario di Ramesse III, presenta un ricchissimo apparato iconografico in cui tutte queste popolazioni, questi popoli italici, sfilano a un certo punto e vengono rappresentati. No? Ora, la cosa interessante è che i Danuna, nelle iconografie diciamo, del tempio di Medinet Abu, sono raffigurati con un vistoso elmo piumato sul capo. Oltre all'elmo piumato sul capo, i Danuna sono presentati anche con un gonnellino a bande, analogamente a come vengono raffigurati altri popoli del mare di sicura origine italica, ad esempio i Pelescet e i Sichel. Quindi noi iniziamo a vedere una sorta di apparentamento, una famiglia di popoli del mare che hanno caratteristiche, per esempio nell'abbigliamento, simili e che tutte sono accomunate dalla comune, per l'appunto, origine italica. L'armamento dei Dauni, come per l'appunto si trova raffigurato sempre nell'apparato iconografico del tempio di Medinet Abu, che li vorrebbe equipaggiati di un armamento leggero, quindi giavellotto e un piccolo scudo, il giavellotto che in latino si chiama pilum,
è appunto un riferimento molto interessante a un antichissimo dio italico, che è il dio Pilumno, per l'appunto, nel cui nome c'è esattamente il nome di questa arma, di questo giavellotto, che in latino si chiama, come dicevo, Pilum. Allora, la cosa interessante è che, sempre secondo l'Eneide, Dauno sarebbe figlio di Danae e proprio dello stesso Pilumnus. Quindi in qualche modo noi abbiamo anche la possibilità di ricostruire una sorta di storia familiare che collega queste popolazioni italiche all'interno di un contesto appunto familiare, ma che le apparenta anche, almeno dal punto di vista di come questi popoli erano rappresentati nell'iconografia egizia, li apparenta per l'appunto ai corrispondenti popoli del mare. Giovanni Ugas, che appunto nel saggio che oggi abbiamo citato più volte, ricostruisce, diciamo così, tutta questa fitta rete di corrispondenze, si spinge a ipotizzare che dall'iniziale area di stanziamento diffuso, come abbiamo detto, in tutta l'Italia centrale da una costa all'altra, dal Tirreno all'Adriatico, i Dauni si sarebbero in realtà concentrati nella zona garganica, essenzialmente, proprio nel XIII secolo, quando sarebbe iniziata la migrazione verso le coste levantine, dove appunto si sarebbero andati a stanziare nella regione di Zorea ed Estaol, in cui è attestata la tribù di Dan, secondo il testo biblico. Ora, la cosa interessante, per chiudere con l'esplorazione di questa rete molto affascinante di corrispondenze, è che, secondo gli studiosi dell'etnogenesi di Israele, questo meccanismo si sarebbe dispiegato nell'arco di 3 secoli circa, e cioè precisamente tra il XIII secolo, che, come ci dice Giovanni Ugas, potrebbe essere proprio il periodo in cui sarebbe avvenuta la migrazione dei Dauni verso le coste del Levante, e l'età dei giudici e la prima monarchia, cioè tra l'undicesimo e il X secolo. Quindi 3 secoli durante i quali sarebbe, diciamo così, nato il popolo di Israele e si sarebbe costituito nella facies che poi troviamo attestata nei testi più tardi delle scritture. Mi pare che conferme storico-religiose, o almeno qualche conferma storica religiosa di quanto tu hai detto, si possa trovare nel capitolo 18 del libro dei Giudici, dove si parla tra l'altro della vicenda di Lais, a cui tu hai fatto cenno prima, questa cittadina dove tutti vivevano tranquilli, ma insomma nessuno si è fatto scrupolo di sterminarli proprio perché Dan, la tribù di Dan, aveva bisogno di territori e quindi hanno in sostanza ucciso tutti gli abitanti della cittadina di Lais, hanno rioccupato il territorio, ricostruito la città e chiamandola col nome del loro capotribù. E quindi invito gli amici che ci ascoltano a leggere il capitolo 18. Io mi limito a leggerne un versetto per evidenziare l'astuzia, quando era necessario, degli autori della Bibbia. Il versetto è il 30. Quindi dopo tutte queste vicende si dice i Daniti si eressero qui l'idolo, perché nelle vicende si parla di esistenza di idoli di cui faceva uso un sacerdote levita, e noi sappiamo che era assolutamente proibito costruirsi idoli e quindi era una azione blasfema nei confronti di Dio. E qui si dice i Daniti si eressero qui l'idolo e Gionata, figlio di Gershom, figlio di Mosè, e quindi i suoi discendenti furono sacerdoti della tribù di Dan fino al giorno in cui gli abitanti del paese furono deportati. Ora era assolutamente inaccettabile che un discendente di Mosè nutrisse il culto per gli idoli, veramente sarebbe stata una blasfemia inaccettabile, sarebbe stata la smentita
di tutto ciò che ha detto, ha fatto Mosè, di tutto ciò che ha ordinato Yahweh. E allora gli scribi che cosa hanno fatto? Nel nome Mosè hanno inserito una N, cioè una Nun, anche malamente inserita, e in certi papiri la si vede, in modo che il nome Mosè diventasse Menasce, cioè Manasse, cioè nel senso che hanno fatto in modo di cancellare il fatto che un discendente della famiglia di Mosè potesse essere implicato in un furto di idoli e nel culto di idoli perché non era accettabile e invece lo hanno attribuito a un discendente della tribù di Manasse. E questa è una curiosità di come ovviamente si comportavano nelle varie redazioni della Bibbia e cercavano di aggiustare l'aggiustabile e in questo caso hanno cercato di rendere accettabile ciò che non lo sarebbe stato assolutamente, insomma, ecco, quindi questo volevo dire, quindi rimando poi alla lettura del capitolo 18 dei giudici che da questo punto di vista è molto interessante. Diciamo che questa interpolazione non risolve affatto il problema, perché come vedremo il rapporto tra la tribù di Dan e gli idoli ha addirittura diversi tipi di rappresentazioni e di categorie, diciamo così, di oggetti legati a un culto idolatrico, questo rapporto è strutturale e questo è un elemento su cui vorrei portare l'attenzione perché, ripeto, noi stiamo cercando di esplorare l'ipotesi di una possibile identificazione della tribù di Dan con il popolo italico dei Dauni, attraverso questa presenza del popolo del mare, dei Danuna o Denien, che direi con buona probabilità è proprio da identificare con il popolo italico dei Dauni, come abbiamo visto prima, a partire da quella esplorazione dell'iconografia di queste popolazioni, come ci è restituita dalle immagini del tempio di Medinet Abu. Il capitolo 18 dei giudici effettivamente racconta la vicenda molto affascinante, devo dire, della migrazione di Dan dalla regione di Jaffa, essenzialmente, verso nord, verso la città di Lais. Prima di trasferirsi in massa, e la Bibbia parla di 600 uomini, si decide di inviare degli emissari che avevano il compito di esplorare il territorio. È buffo perché il testo dei giudici dice videro che vivevano in pace, Sidone era lontana e quindi decidono che è il posto giusto perché avrebbero potuto sterminarli facilmente perché non si aspettavano un attacco dall'esterno e quindi li passarono così a fil di spada mentre non sospettavano nulla e questo effettivamente fanno. Ora, ci sono alcuni elementi proprio legati al culto di Dan che vorrei mettere in evidenza. Prima di conquistare Lais e occuparla, i Daniti si impossessano, dice il testo dei giudici al capitolo 17 e poi 18, delle fod, dei terafim e dei simulacri lignei e bronzei fatti realizzare da Mica. Allora, questo Mica viene un po' introdotto in maniera così abbastanza brutale dentro il testo, però si capisce che dal libro dei giudici, al capitolo 17, cito, un uomo che abitava nelle montagne di Efraim. Allora, costui aveva realizzato questi oggetti di culto, ora ci soffermeremo meglio soprattutto su questi terafim dei quali non abbiamo mai parlato, abbiamo parlato delle FOD, anche abbondantemente, si parla esplicitamente di simulacri, cioè di statue di legno e di bronzo, lui li aveva fatti ad uso privato, per il culto familiare. Questo è un elemento che ci tornerà utile per comprendere meglio di cosa si sta parlando. Tra l'altro è interessante che il testo biblico descriva il rapporto tra gli uomini di Dan e Mica in questi termini. Tu preferisci essere officiante di un culto familiare oppure il sacerdote di un'intera tribù? E lui si trova messo davanti a questa scelta e dice va bene. Ora, questo è un elemento molto interessante e come è stato osservato da qualche studioso, evidentemente Dan
non aveva nessun problema ad accettare un culto che con tutta evidenza era un culto idolatrico. Ma arriviamoci con calma. Soffermiamoci per l'appunto sui terafim, no? Bisogna dire che non è chiarissimo che cosa siano questi oggetti. Certamente i terafim sono stati studiati, sono citati in molti luoghi delle scritture, però sembra quasi che su questo oggetto, sulla natura di questi oggetti, sia in qualche modo intervenuta una sorta di censura che ha reso difficile comprendere di che cosa si trattasse, no? Perché effettivamente noi possiamo solo fare delle inferenze. Allora, secondo il capitolo 31 del libro della Genesi, quando Giacobbe fu accusato dai suoi cognati, cioè i figli di Labano, di cui Giacobbe, come si ricorderà, aveva sposato le due figlie, Lia e Rachele, di aver ottenuto indebitamente dal suocero la loro parte di eredità, sentendosi messo alle strette, Giacobbe decide di fuggire mentre Labano è intento a tosare il gregge. E che cosa fa Giacobbe? Giacobbe, in fretta e furia, mette insieme tutti i suoi beni, inclusi i terafim, per fuggire insieme alle sue mogli. Ma approfittando di un momento di distrazione di Giacobbe, la moglie Rachele si impossessa di nascosto dal marito dei terafim e li nasconde sotto la sella della cavalcatura, per evitare che Giacobbe si impossessasse di questi oggetti. Ora, questa è una notizia molto interessante, no? Perché Rachele sente il bisogno di sottrarre questi oggetti che appartenevano al padre dalla proprietà del marito. Evidentemente li percepisce come oggetti legati in maniera indissolubile alla propria famiglia di provenienza. I terafim che cosa dovevano essere quindi? Potevano essere delle immagini legate al culto privato, al culto familiare, quindi delle immagini sacre alle quali era direttamente o si percepiva direttamente collegata la stessa identità della famiglia. Analogamente, mi verrebbe da dire, a quello che i lari erano nel contesto della religione romana. I lari erano le divinità familiari per eccellenza, c'era all'interno di ogni domus romana uno spazio rituale, cultuale, debitamente allestito per accogliere i simulacri dei lari e il culto riservato appunto a queste divinità. Ora richiamiamo subito quello che abbiamo detto a proposito di Mica, che viene in qualche modo assunto come sacerdote dell'intera tribù, dell'intero etnos. Mica aveva fatto quei terafim che gli vengono sottratti dagli uomini di Dan per il proprio uso privato, familiare. Quindi il collegamento tra i terafim e il culto privato sembra stabilito in maniera chiara dal testo biblico. Non solo, quando Labano si accorge che i terafim sono scomparsi, anche se poi Rachele li ha in qualche modo messi in salvo, Labano si mette all'inseguimento di Giacobbe per recuperarli. Quindi erano qualcosa, lo ribadisco, di strettamente collegato al culto familiare. Ora, le conferme che potremmo invocare questa interpretazione dei terafim sono tante. Ad esempio, nel primo libro di Samuele, nel capitolo 19, si legge che la moglie di Davide, Mical, ingannò gli uomini di Saul, gli emissari di Saul che erano andati per catturare Davide per l'appunto, facendo loro credere che Davide fosse a letto quando invece sotto le coperte aveva nascosto per l'appunto i terafim. Allora dal contesto sembra di capire che questi terafim avevano un luogo specifico a loro dedicato all'interno dell'abitazione, tant'è che Mical li sposta da un luogo all'altro della casa, essenzialmente. Ancora, secondo il capitolo 35 del libro della Genesi, prima di partire per Betel su ordine di Yahweh, cito il testo della Genesi, Giacobbe disse alla sua famiglia e a quanti erano con lui: eliminate gli dei stranieri che avete con voi, purificatevi e cambiate gli abiti,
Poi alziamoci e andiamo a Betel, dove io costruirò un altare al Dio che mi ha esaudito al tempo della mia angoscia e che è stato con me nel cammino che ho percorso. Essi consegnarono a Giacobbe tutti gli dei stranieri che possedevano. Giacobbe li sotterrò sotto la quercia presso Sichem. Ora, gli unici idoli di cui il testo sacro ci informa che fossero parte del bagaglio e della carovana di Giacobbe erano per l'appunto, come abbiamo visto, i terafim che Rachele aveva nascosto sotto la sella delle cavalcature. Quindi, insomma, chiudiamo il cerchio e direi che soprattutto ecco, dal capitolo 35 della Genesi noi capiamo, ovviamente per un'inferenza, non viene detto esplicitamente, ma comprendiamo che i terafim erano dei simulacri di divinità che non erano Yahweh, anche perché, questo non è neppure il caso forse di ribadirlo, a Israele era assolutamente vietato riprodurre in qualsiasi forma Yahweh stesso, la divinità. Ma d'altra parte anche quando Giosuè parla al popolo dice scegliete se seguire gli Elohim che seguivano i padri vostri o seguire Yahweh, quindi c'è una distinzione netta quando Mosè fa questo discorso, quindi è chiaro che la famiglia di Abramo nel suo insieme seguiva Elohim diversi e poi Abramo ha ricevuto la chiamata, gli ha detto vieni che ti do quella terra e lui se n'è andato con l'Elohim di nome Yahweh mentre gli altri hanno continuato a seguire gli Elohim che regnavano in quel posto. Tu hai citato il capitolo 35 della Genesi, c'è un elemento strano per i più, ma non strano per chi legge attentamente la Bibbia. Al versetto 1 si dice, Dio disse a Giacobbe, levati, sali a Betel e là risiedi. Costruisci in quel luogo un altare al Dio che ti è apparso quando fuggivi dalla presenza di Esaù, tuo fratello. Là è l'articolo, cioè c'è la particella che introduce l'articolo. Infatti viene tradotto, e questa non è una traduzione mia, un altare al Dio, che vuol dire costruisci un altare a quell'Elohim che ti si è fatto vedere, cioè che ti ha incontrato quando tu eri lungo la strada e fuggivi da tuo fratello Esaù. Ora, se il Dio fosse unico, questa sarebbe una frase totalmente priva di senso, perché dice, invece qui si capisce chiaramente che ci sono tanti Elohim, che uno si è presentato, e adesso vediamo anche come, e vediamo un altro aspetto interessante, e il gruppo degli Elohim gli dice costruisci un altare a quello lì, con l'articolo determinativo, quindi non costruiscimi, Dio dice costruiscimi un altare, costruisci un altare a quel El, e qui la parola è singolare, a quell'El che ti si è presentato quando fuggivi. E quindi qui più chiaro di così non possiamo essere. Ma la cosa interessante è che quando Giacobbe nella vicenda del sogno vede la scala con i tanti angeli che salgono e che scendono, la Bibbia dice che ad un certo punto sopra di lui c'era Yahweh che gli rinnova tutte le promesse che sempre lui faceva alla famiglia, no? Vi darò terra, vi darò ricchezza, vi darò benessere, vi darò figli, eccetera, eccetera, eccetera. E fin qui va bene, Dio è libero di fare promesse. Ma sentiamo cosa dice Giacobbe. Giacobbe fece questo voto. Se Elohim sarà con me e mi custodirà in questo viaggio che sto facendo e mi darà pane per mangiare e vesti per vestire, e se ritornerò in pace alla casa di mio padre, allora Yahweh sarà il mio Elohim. Cioè qui è Giacobbe che detta le condizioni a Dio. Cioè gli dice, se tu mi aiuti, se tu mi fai arrivare sano e salvo, mi fai trovare del cibo,
io mi rivolgerò a te, cioè darò a te la decima, sarò un tuo servitore con tutto quel che comportava in quel tempo. E ovviamente il ragionamento ci fa aggiungere una parola, altrimenti, beh, altrimenti vuol dire mi rivolgo a un altro, cioè mi rivolgo a quello che è in grado di fare tutte queste cose. Quindi tu, Elohim, devi essere in grado di dimostrare di fare per me tutte queste cose, perché solo in questo caso io sarò un tuo fedele. E qui è chiarissimo, e come sempre lo leggo dalle Bibbie della San Paolo, ed è chiarissimo e bisogna averlo ben presente, perché è uno dei dati importanti, uno dei dati fondamentali. Cioè l'uomo in questo caso detta le condizioni a Dio. Questo mi richiama un po' al rapporto che tu descrivi tra uomo e divinità nei tuoi libri. Assolutamente gli uomini potevano, come dire, contrattare con le divinità e se rimanevano all'interno della legge, ma si rivelavano più astuti degli dei, non venivano puniti. Gli dei di fatto, i cosiddetti dei, di fatto accettavano ciò che l'uomo era riuscito ad ottenere cavillando sulla legge, cioè cavillando sui rapporti che c'erano tra di loro. E quindi è qui è lui che detta le condizioni e dice tu fammi questo, 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 questo e io sarò il tuo servitore. Ecco, mi interessava mettere in evidenza questo fatto proprio in relazione al capitolo 35 che è molto importante per il discorso anche che stiamo facendo. No, il parallelismo è evidente, insomma. Direi che questo fatto che per la sensibilità moderna, diciamo così, plasmata dalla nostra abitudine teologica cristiana è semplicemente un'assurdità, nel mondo antico era semplicemente la norma. Mi viene in mente un passo di Agostino che nelle sue intenzioni voleva ridicolizzare Varrone, che spiega la scelta particolare di disporre la materia della sua opera Antiquitates Rerum Humanarum et Divinarum, dando priorità alle cose umane rispetto alle cose divine, dicendo che in fondo se gli uomini non invitassero gli dei nella civitas, quegli dei non ci sarebbero. È per questo che prima si parla delle cose umane e poi si parla delle cose divine. Ecco, Sant'Agostino presentava questo passo con evidente intenzione svalutativa dell'attitudine romana al sacro, no? E al culto. Ma questa è una evidenza assoluta. E gli uomini contrattano continuamente con le divinità, si ricorderà la celebre storia di Numa che contratta con Giove e riesce a turlupinarlo effettivamente, facendo sì che Giove, che aveva chiesto addirittura niente meno che un sacrificio umano, si accontenti di un'acciuga, una testa d'aglio e un ciuffo di capelli. Ecco, questa questione della contrattazione umana e divina, del fatto che gli dei non solo si lascino volentieri, oggi diremmo, beffare dagli umani, ma apprezzino addirittura la capacità di contrattazione degli uomini, è sempre alla base di quei meccanismi di sostituzione di sacrifici cruenti a danni di vittime umane che vengono in genere trasformati in sacrifici animali o addirittura in altre forme di offerta, per esempio forme di offerta vegetale. Ecco, tornando al nostro discorso, i terafim, che da qui ci eravamo fermati, i terafim sono dunque dei simulacri che rimandano a un culto evidentemente idolatrico, usiamo questa parola nel senso di alternativo al culto yavista. Ora, la cosa molto interessante è che appare con tutta evidenza dal testo biblico è che i daniti erano perfettamente a loro agio in questa dimensione di culto legato appunto ai terafim, per l'appunto di un culto alternativo a quello di Yahweh. Una piccola curiosità
è questa. I terafim in genere si trovano nella Bibbia sempre associati alle FOD. Ora, questa è una associazione molto molto interessante, secondo me, perché, come sappiamo, le FOD era uno strumento in qualche modo legato alla possibilità di comunicare con la divinità, d'accordo? E quindi non è escluso che anche i terafim, ripeto, oggetti molto misteriosi, con questo loro collegamento, diciamo così, con le FOD, potessero avere un qualche ruolo in queste forme misteriose di comunicazione che gli esseri umani potevano instaurare con le divinità anche a distanza. Ecco, ricorda un po' il discorso che tu spesso hai presentato sull'Arca dell'Alleanza, interpretandola come un vero e proprio dispositivo di comunicazione, insomma, un mezzo di comunicazione con la divinità. Sì, Ora, perché ci difatti siamo Dio, soffermati su questa, diciamo così, attitudine cultuale della tribù di Dan? Come dicevo, non sono parole mie, sono parole della studiosa che citavo prima, cioè la Sanders. Questo essere perfettamente a loro agio in una dimensione di culto idolatrico. E addirittura con questa annotazione specifica, per cui non solo c'erano i terafim, vorrei ricordare che si parla anche di simulacri lignei e di bronzo. Quindi si trattava di un apparato figurativo, un apparato iconografico, direi persino esuberante. Gli oggetti che rappresentavano divinità, che sono dal testo biblico collegati alla tribù di Dan, sono tanti e di tipologie differenti. Ripeto, per quale motivo ci siamo soffermati su questa indicazione? Perché in questo nostro tentativo di esplorare una possibile sovrapposizione tra la tribù di Dan e il popolo italico dei Dauni, non può passare inosservato un aspetto che è poi quello più noto del popolo italico dei Dauni, e cioè il fatto che i Dauni italici, per l'appunto, sono famosi soprattutto per la straordinaria ed esuberante produzione di statue stele antropomorfe. Diciamo che tra i popoli antichi i Dauni sono di gran lunga quelli che hanno prodotto una quantità maggiore di statue stele. Solo nel museo di Manfredonia, nel museo delle stele Dauni e di Manfredonia, se ne contano più di 2000 esemplari. Noi ci siamo occupati di questo particolare oggetto legato alla cultualità arcaica, no? Le stele, le statue stele, e ci siamo occupati in particolare della produzione di stele in Sardegna, l'epoca appunto precedente al periodo nuragico, ma si arriva essenzialmente fino all'età del ferro. Ma avevamo notato come questo particolare oggetto non sia specifico di una civiltà, ma sia un elemento che accomuna un'area molto vasta dell'Eurasia. Possiamo arrivare almeno fino al Caucaso, se non oltre, dal punto di vista proprio dell'estensione geografica. Ecco, all'interno di questo vasto territorio in cui sono state prodotte le statue stele, i Dauni d'Italia hanno sicuramente il primato. Non solo, perché le stele Daunie sono particolarmente interessanti per la ricchezza dell'apparato decorativo. Sono statue stele ricchissime di immagini che in qualche modo ci fanno entrare nel vivo dell'azione cultuale, della ritualità e persino del pantheon, direi, di questo popolo. Questo popolo, il cui pantheon, direi analogamente a quanto si può registrare per altri culti italici, conosceva una diarchia, diciamo così, di divinità maschile e femminile. Penso per esempio alla situazione del culto di un'altra popolazione italica antica, che sono gli Irpini, in cui essenzialmente il Pantheon era costituito da una coppia divina. Ora, le statue stele sono daunie, sono maschili e femminili. D'accordo? Quindi abbiamo la coppia e l'apparato iconografico di queste stele ci restituisce anche delle immagini molto interessanti del culto, delle pratiche specifiche e penso in particolare
ha un aspetto molto specifico la ricorrenza della rappresentazione del papavero, della capsula del papavero che evidentemente veniva usata nel contesto del rito come sostanza che aveva una sua funzione, ecco, direi analoga, presumibilmente, visti i noti effetti psicotropi evidentemente, una funzione analoga a quella che, per esempio, potevano avere in altri culti, tra cui anche il culto israelitico, le bevande inebrianti. Ora, il discorso sulla statuaria legata al culto dei Dauni potrebbe essere molto ampio e potremmo tornarci successivamente. Per ora ci accontentiamo di queste schematiche indicazioni che ci servono, diciamo così, per fondare ulteriormente quella ipotesi di identificazione che oggi abbiamo proposto tra la tribù di Dan e il popolo italico dei Dauni. Le caratteristiche comuni sono tante, come abbiamo visto, sono significative. Noi, come facciamo sempre, ci fermiamo alla proposizione di un'ipotesi. Quando si parla di fasi così antiche della storia umana, direi che non si può sperare in molto di più, però ecco, questa a me pare a tutti gli effetti un'ipotesi ben strutturata e debitamente fondata sui Certamente, documenti. certamente. Tra l'altro tu quando parlavi dei terafim come possibile strumento di comunicazione mi viene in mente anche Zaccaria che dice nel suo testo esplicitamente che i terafim servivano per la cosiddetta divinazione, per la comunicazione con con la divinità. Quindi noi stiamo peregrinando, proprio viaggiando attraverso il Mediterraneo e insomma alla fine ci accorgiamo di essere, come dire, tutti parenti. È di questi giorni proprio l'uscita di un articolo spagnolo dove si dice che è stato trovato un vaso del Calcolitico nella località di Los Millares, nel quale sarebbe citato il nome Yahoo, tanto per cambiare. E questo lo mette in parallelo con un altro ritrovamento che sarebbe avvenuto in Galizia. Ora, siccome Los Millares è in Andalusia, la Galizia è nell'estremo nord della Spagna, noi eravamo già arrivati in Sardegna con Yahweh, adesso se fosse vero dovremmo dovremmo andare ancora più ad occidente. Oltreoceano. Sì, esattamente, esattamente, oltreoceano, chissà, magari prima o poi ci si arriverà, qualcuno scoprirà il nome di Yahweh anche lì. Quindi da una parte, come avevamo già detto, il popolo di sacerdoti, quindi un popolo speciale, e poi il resto, quindi il popolo di sacerdoti che si doveva occupare direttamente di lui e il popolo di altri che, appunto, come abbiamo visto, ampiamente documentato in Sardegna, semplicemente lo adoravano, lo avevano adottato come divinità. Il discorso della tribù di Dan è un discorso molto interessante perché poi si lega ai Dauni, si potrebbe legare anche ai Danaoi, si potrebbe legare appunto all'uscita dall'Egitto, e quindi con le tribù che vanno, alcune vanno in una direzione, altri vanno in un'altra direzione e tutto si fa molto interessante, cioè il tutto rende la Bibbia un libro intanto sempre più storico perché effettivamente i documenti storici, sia dal punto di vista archeologico, sia dal punto di vista anche religioso, come abbiamo visto adesso, ci fanno pensare ad un racconto estremamente concreto. Poi è chiaro che l'antichità di questo racconto, il fatto che derivasse da tradizioni orali e sappiamo che le tradizioni orali cambiano anche molto spesso in funzione di chi le racconta, perché se già è difficile mantenere coerenza nella tradizione scritta, figuriamoci la possibilità di controllare una tradizione orale, ma in realtà facendo attentamente queste ricerche che
viaggiano per ipotesi, ma vogliono assolutamente essere scientifiche, per quanto la storia possa essere scientifica, ci dà la possibilità di ricostruire una storia che è completamente diversa da quella che ci è stata raccontata e ancora una volta ci fa capire che la Bibbia non parla assolutamente di Dio, ma parla di ben altro, perché come hai detto giustamente tu, questa tribù, questo popolo non si faceva assolutamente scrupolo di costruire e utilizzare simulacri, cosa che era assolutamente proibita, pena la morte da parte di Yahweh. Ma forse questo valeva per la sua nazione di sacerdoti. Chissà che gli altri all'esterno fossero più liberi. Abbiamo anche per questa volta terminato, riprenderemo con altri argomenti e quindi io ti ringrazio Matteo e saluto te, saluto tutti e do appuntamento alla prossima.